Kiev è sulla strada della vittoria. Lo dice Wadepool. Il ministro degli esteri tedesco dice che l'Ucraina è sulla strada giusta per la vittoria nella guerra contro la Russia. Beh, decisamente tutti i segnali portano a questa conclusione, voglio dire. Anche gli analisti lo dicono, no? I bombardamenti ucraini su Mosca stanno mettendo in ginocchio l'economia russa, tanto da costringerla al negoziato o ad arrendersi o a scendere a compromessi. Quindi tra poco si arrenderà, grosso modo, ce lo dicono da 4 anni e mezzo, ma ci siamo? Oramai è fatta. Certo, dal fronte arrivano Le Monde, cita Deep State, che è l'analista, il blog di guerra ucraino. Le forze russe hanno conquistato Rodinsk, nella zona di Pokrovsk. Aia. Cioè, nel 2022 la città contava 9.850 abitanti. Per dire, adesso ne sono pochi, non saranno mica tutti questi. Putin, il regime di Kiev ha aperto il vaso di Pandora, le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, molto più distruttive. Ottimo lavoro, direi. È proprio la strada per la vittoria, la strada giusta, io non avevo dubbi. Cioè, io no. Diciamo che non se ne erano accorti tantissimi di questa cosa, che eravamo oramai sulla strada per la vittoria. Qualcuno ancora se ne deve rendere conto, però sono dei malfidati, voglio dire. Come non puoi vedere che effettivamente quello che stiamo facendo, aiutando Kiev con le armi e con i miliardi, sta portando alla vittoria? Chi metterebbe mai in dubbio una cosa del genere? Voglio dire, NTV tedesco. Durante la sua visita a Kiev, il politico della CDU, Wadepool, il ministro degli esteri, insieme ai suoi sostenitori, ha una prospettiva a lungo termine, dice. L'Ucraina, insieme ai suoi sostenitori, ecco, mi ero perso l'Ucraina, ha una prospettiva a lungo termine e raggiungerà l'obiettivo di una pace giusta. Pace giusta. Che significa pace giusta? Cioè, pace giusta è vittoria, secondo il nostro punto di vista. Cioè, l'altro si deve arrendere, ritirare, buonanotte, ciao. Cioè, questa è la pace giusta, no? Il modo in cui la guerra si concluderà è cruciale per il futuro, ha detto. Deve prevalere lo Stato di diritto, non la legge del più forte. Ha anche annunciato la sua intenzione di continuare a fare pressioni per ottenere ulteriori sistemi di difesa Patriot per l'Ucraina, che non si sa dove li prenderanno, perché gli americani sono senza, però li prenderanno su Marte, voglio dire. Comunque, hanno un obiettivo a lungo termine, forse è per quello che non se ne sono accorti tanti di questa cosa della strada sulla vittoria, ecco, per la vittoria, perché è talmente a lungo termine che scavalca l'orizzonte, evidentemente, quindi non viene... per i terrapiattisti, l'orizzonte è quella cosa, diciamo, l'ultima linea che vedi, no? Perché poi c'è la curvatura terrestre, però siccome è terrapiattista, l'orizzonte è... metti non c'è niente in mezzo, se tu guardi là vedi la tua nuca. Per i terrapiattisti, ecco, una cosa del genere. Allora, comunque un giorno avranno ragione, voglio dire, un giorno la guerra dovrà finire, no? Si arrenderà per abbandono del campo, per sfinimento, per noia, cioè in qualche modo finirà, o per distruzione di una delle due, no? Quello è il metodo, o per accordo, però quello sembra la cosa più lontana, cioè non negoziato, accordo, compromessi, è brutto, no? Cioè sì, però per noi il negoziato, accordo, compromessi è la Russia che sta vincendo la guerra deve rinunciare a tutto. Quindi noi abbiamo una visione progressista, qualcuno potrebbe dire, una visione woke, cioè perché non c'è vittoria o sconfitta, è troppo patriarcale la cosa, è più fluida. Cioè noi stiamo perdendo ma otterremo i risultati di chi sta vincendo perché devo ancora capire chi sono. Per adesso dobbiamo solo stringere i denti, voglio dire. Cioè, no, allora, noi non vediamo oltre l'orizzonte questo obiettivo lungo la strada per la vittoria, no?
Cioè, noi dobbiamo solo stringere i denti, perché dobbiamo innanzitutto far finta che le avanzate russe non esistano, o comunque contino poco, perché comunque sono lenti. Già, quella la dobbiamo togliere. Tanto arriveremo alla vittoria. Nel frattempo siamo a 4 anni e mezzo, dobbiamo far finta che il fronte conti poco. Facciamo finta di dimenticare che la Russia doveva fallire da 4 anni e mezzo a causa delle sanzioni. Siamo pronti al 22esimo pacchetto, adesso vediamo. Ora dobbiamo credere che la Russia sta per fallire imminentemente per i bombardamenti ucraini sul territorio russo, su Elberris e su Ozon. Ok. Dobbiamo stringere i denti un altro po', perché dobbiamo fingere innanzitutto che i missili russi non stanno distruggendo l'economia, le infrastrutture, i centri logistici di Kiev. Non dobbiamo pensare ai centinaia di miliardi che abbiamo inviato e che abbiamo già promesso 140 per i prossimi 2 anni. Dove li troveranno non si sa, anzi lo sappiamo dove li troveranno, e che sono scomparsi per la maggior parte nelle tasche di quelli che gestiscono un po' in modo libertino i fondi che non sono loro, no? Quelli che, lo dice Fedorov, mica lo dico io, centinaia di corrotti dentro al governo. Non uno, centinaia. Poi non dobbiamo pensare alle armi che abbiamo inviato, sottraendole alla nostra sicurezza, che ora noi dobbiamo ricomprare dagli americani con soldi che le abbiamo regalate e ora le dobbiamo ricomprare per i nostri arsenali e le dobbiamo ricomprare per regalarle a Kiev, ovviamente. Non dobbiamo pensare al riarmo, assolutamente, quello che abbiamo accettato anche con Trump. Non dobbiamo vedere il commercio ucraino completamente bloccato, l'affaccio al mare e i porti completamente bloccati, il settore agricolo in ginocchio. Questo non dobbiamo solo stringere i denti un altro po'. Giriamoci dall'altra parte per quanto riguarda i reclutamenti forzati. Anche la corruzione. Vabbè, c'è, basta dappertutto. Quindi, poi in Russia? Non hai visto in Russia? Quindi noi in Europa ci mettiamo del nostro aiutando a rimandare indietro i rifugiati che sono scappati dall'Ucraina per non andare a morire al fronte, noi li rimandiamo indietro per arruolarsi e andare a morire al fronte. È quasi fatta, abbiamo quasi vinto, siamo sulla strada giusta. È che l'obiettivo, ripeto, noi non è talmente a lungo termine che non lo vediamo. Un giorno la Russia finirà le risorse, la voglia, i missili, e allora potremo dire abbiamo vinto. Gran risultato, direi, no? Sumi, 2 persone sono morte a causa di un ordigno esplosivo. Colpa dei russi. Cerco, non trovo russi. Perché? È un'agenzia tedesca. Nella regione di Sumi, vicino al confine, un uomo e una donna sono morti e un'altra donna è rimasta ferita a causa di un'esplosione di ordigni. Un attimo solo che avevo messo una cosa qui. Ecco qua. Ukrinform riporta che il capo dell'amministrazione militare di Dnipropetrovsk, anche dell'Infertez, secondo ciclista, anni è passato un ordigno esplosivo, quindi un ciclista è passato sopra un ordigno esplosivo, è esploso. Un'altra pure lo stesso e un'altra ferita. Non sanno l'origine degli ordigni esplosivi sul loro territorio. Un drone russo? Beh, se ne sarebbero accorti se il ciclista, penso che un drone di qualche metro lo vede. Magari non gli passa sopra, no? Anche quella a piedi, voglio dire, tu vedi un qualcosa di metallico strano, a forma a punta, come dice il dittatore, deve essere a punta, perché se no è grosso dildo e ride in faccia a grosso dildo che arriva, invece a punta deve essere. Se tu vedi una cosa del genere dici, che paura, via, no? Evidentemente era qualcosa che non riconoscono come, o non lo hanno visto. Al confine, vicino al fronte, cioè dove hanno creato la zona cuscinetto, sulla zona ucraina, sul territorio ucraino. Era un missile balistico. Beh no, forse qua esageriamo, non commentiamo. Forse quello lo vedono anche meglio, cioè quello proprio non ce la fa, penso, no? Adesso non lo so.
Human Rights Watch ha documentato nel 2022 che le forze ucraine usarono ripetutamente mine antipersona, mine antiuomo. Che cos'è? Qual è il problema delle mine antiuomo? Non è il caso, assolutamente, però così per non vederle ed esploderci sopra mi viene in mente. Le mine antiuomo creano più problemi ai civili del paese che le piazza, che non ai nemici. Siccome questi sono esplosi vicino al fronte, no? Oh, in teoria sarebbe vietato, però sai com'è, no? Il diritto alla difesa funziona così. Però non c'entra nulla, è una mia supposizione così. Visto che non hanno dato la colpa alla Russia, ho un dubbio. Però, dubbio mio, probabilmente sbaglio, ma sicuramente sbaglio. Fedorov denuncia la corruzione all'interno del governo. Fedorov, dopo aver preso sotto i denti quando ha provato a dire facciamo le elezioni, Zelensky oggi è partito, fatemi leggere velocemente perché ce l'avevo scritto qui, dov'era? Porca miseria. Dov'è? Zelensky chiude le elezioni, sarebbe uno tsunami. Uno tsunami. Ci ha messo un po' di giorni a rispondere. Comunque, Fedorov, l'ex ministro della difesa, aveva proposto queste elezioni, aveva parlato della corruzione, di combattere la corruzione. Qualcuno fa notare, dice, ma questo è stato lì e non se ne è accorto, o perché non ha denunciato mentre era al governo di tutta questa corruzione che ora dice che c'è? Allora, da una parte, vero. Dall'altra, non mi sembra che i servizi di Kiev siano proprio magnanimi contro chi denuncia cose non gradite. Gli esplodono zaini davanti a casa, quelli che le piazzano vengono sparati e uccisi, donne. Non mi sembra, ecco, magari adesso dice, adesso provo dall'esterno, da dentro. No? Comunque, a quanto pare, l'ideatore degli attacchi con i droni super tecnologici sui russi, ora paladino della anticorruzione, perché lui sembra essere stato quello che ha ideato di attaccare gli e-commerce russi, dicono. L'ex ministro della difesa Fedorov ha criticato la corruzione diffusa all'interno del Ministero della Difesa, solo lì addirittura, e ha ribadito di preparare le elezioni. Secondo il Kiev Independent, ha rilasciato delle dichiarazioni, ha affermato che durante il suo mandato ha visto centinaia di persone, quindi solo nel Ministero della Difesa, arricchirsi a spesa del bilancio statale. Tradotto, soldi pubblici, tradotto, soldi nostri. Perché non esiste economia in Ucraina. Tutto quello che viene pagato, stipendi, pensioni, produzione, approvvigionamento, benzina, gas, petrolio, energia elettrica, riscaldamento, acqua. Noi, miliardi su miliardi. Chi è che diceva che ci costava solo €1 un caffè al mese? Durante il suo mandato ha visto centinaia di persone arricchirsi. Ha sostenuto che questa corruzione impedisce all'Ucraina di porre fine alla guerra da una posizione di forza. Ha anche chiesto di preparare il ritorno a un ciclo elettorale. Dopo che ha chiesto le elezioni, c'ha avuto una rappresaglia mediatica pressata dai politici perché ha chiesto le elezioni in Ucraina. Sei Pazov? Voglio dire, no, Fedorov, Pazov. Comunque lui fa campagna elettorale perché il tema comunque è sentito, la corruzione, il popolo, dovesse mai votarsi. Bene. Stranamente, i politici europei sono poco indignati di fronte a tutta questa corruzione che viene denunciata. Proprio poco. Proprio niente. Proprio non ne parlano. Cioè, io dico, no? Tu a fine 2025,
Unione Europea, insieme a tutti i volenterosi europei, hai approvato 90 miliardi a fine 2025 e nel 2026 hai annunciato che ne produrrai, quindi le succhierai dalle nostre tasche, altri 140 miliardi entro il 2027, più quelli 200-300 che abbiamo già mandato. Ora, ti dicono uno, cioè non è solo indagine, che già dovrebbero dare il metro di misura, ma pure un ex ministro ti dice guarda che qua dentro è troiaio proprio, si inculano tutto, perché non condannano sto sperpero di denaro che sono soldi nostri, miliardi che mandiamo noi a Kiev e che scompaiono? Perché? Cioè, qual è il problema? Mica gli levate le armi per continuare a combattere? Però, due paroline, no? Si indignano giustamente per le vittime civili ucraine, quelle ad esempio le ultime, quelle sul centro commerciale a Kivri, che ne sono arrivate a 16 morti se non sbaglio, ma solo quelle ucraine però, Oggi ci sono stati 3 o 4 morti ieri in Russia, più altri ieri, più altri per i bombardamenti ucraini, ma quelli contano poco perché comunque fanno meno scalpore mediatico. Le vittime russe civili non contano meno, che stai a pensare. E su quello si indignano, giustamente. Quello, ok. Un buon modo per evitare le vittime civili sarebbe quello di fermare la guerra, non alimentarla con le armi, ma sai, ci sono diversi punti di vista. L'ultima strage, quella del centro commerciale di Kivri, 16 persone uccise, a seguito dell'attacco russo, ha degli sviluppi particolari. Allora, dal video è un drone triangolare, quello Shed, Geran, sono russi, ok? Sirena antiaerea ignorata, il direttore del supermercato di Kivri è stato incriminato. È sotto indagine. Questa è un'agenzia tedesca che riporta le informazioni delle forze dell'ordine della regione di Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk. Vabbè, mettete l'accento dove vi pare. Ukrinform, citando il Ministero degli Interni, in un momento in cui la Russia prende di mira deliberatamente i centri commerciali e i supermercati, io ho provato a dire che i magazzini e-commerce dove lavora la gente civile russi dovrebbero condannare un attacco, però vabbè. La sicurezza della popolazione deve essere prioritaria, giusto? Secondo il ministro, gli investigatori della polizia della regione di Dnipropetrovsk sono, sotto la supervisione della procura, hanno aperto un'indagine penale per negligenza. Nonostante gli avvertimenti alle autorità locali di interrompere l'attività durante l'allarme antiaereo perché era scattato l'allarme antiaereo, l'esercizio commerciale è rimasto aperto. In realtà, io vedo spesso dei video dove ci sono quelli che si riprendono con l'allarme antiaereo, specialmente su TikTok. C'è sta cosa su TikTok, ci sono tanti fenomeni da baraccone e ci sono tanti che devono sfidare la sorte. Allora, ho visto tanti video, poi non ho appurato se sono tutti ucraini o russi, dove c'è quello che si riprende, fa sentire l'allarme antiaereo, ma rimane all'aperto, scoperto. Ma non dovrebbe andare a rifugiarsi? Io chiedo, O si sono abituati? Come funziona? Comunque, l'esercizio commerciale è rimasto aperto. Un numero significativo di vittime è stato trovato lì. 16 persone più diverse decine, sopra a 100 feriti, una cosa. Sono trascorsi circa 20 minuti tra il suono della sirena e l'impatto del primo drone. Che facciamo? Ovvio che è da condannare ogni attacco che provoca delle vittime. E sarebbe da
risolvere a monte il problema, cioè risolvere la guerra. Tolto questo, noi alimentiamo la guerra con le armi. La conseguenza degli attacchi sul territorio russo sono attacchi più letali russi sul territorio ucraino, con distruzione maggiore e con maggiori vittime civili. Se ci mettiamo anche che alcuni esercenti o alcune attività o alcune gestioni del pubblico civile prendono sotto gamba gli allarmi antiaerei, la strage è dietro l'angolo. Che facciamo? Grazie di essere arrivati fin qui. Questo è un video per i mattinieri di lunedì mattina. Buon inizio settimana a tutti. Lasciate un like, un commento, se apprezzate il lavoro che faccio potete sostenere il canale con un piccolo contributo mensile su YouTube. Ci sono 3 livelli di abbonamento, scegliete quello che vi piace di più, il più basso è 1,99 al mese. Voi scegliete quello che più vi aggrada per sostenere il canale. Grazie, al prossimo video.